Ciao e bentornati sul mio canale e alla mia raccolta di punti tunisini. Oggi vi presento un punto forse leggermente più complicato del solito perché si forma alternando due ripetizioni di righe e bisogna dunque memorizzare alcuni passaggi chiave. Ma si tratta sempre e comunque di uno dei punti più popolari del repertorio tunisino, dunque è assolutamente giusto mostrarvelo. Inoltre ve lo mostro volutamente immediatamente dopo il punto a nido d'ape perché secondo me il punto SMOC, è il punto che vi mostro oggi, si va in un certo senso a sovrapporre a questo punto, al punto a nido d'ape, creando infatti una trama molto simile, non so se già la riconoscete, se già la vedete. Il punto SMOC si lavora partendo da una catenella in numero pari di maglie, non ha particolare tendenza ad arrotolarsi, come vedete, ed ecco come appare sul retro. Ma cominciamo! Allora, innanzitutto parliamo del nome di questo punto. L'ho lasciato in originale, o meglio il punto che è più diffuso, il nome che è più diffuso in rete, ovvero il punto SMOC, perché provando a tradurlo, SMOC significa grembiule, camice, è un modo per chiamare anche un vestito, insomma non mi sembrava, per qualche modo non mi sembrava adatto, quindi ho deciso di chiamarlo appunto SMOC, che è comunque un nome abbastanza facile da memorizzare. Dunque io come al solito qui mi sono portata avanti col lavoro e ho iniziato con la mia riga di base, è una riga di 12 maglie in questo caso. Questa riga di base per me vale come riga numero 1 ed è esclusa dalle ripetizioni che adesso vi andrò a mostrare. Nella riga numero 2 andiamo a cominciare con la ripetizione numero 1. Dunque si fa così. La prima maglia sull'uncinetto, come sapete, conta come punto numero 1 e non viene lavorata, così come non si considera la barretta verticale immediatamente sotto di essa. Cominciamo con una diminuzione, come vi ho già mostrato nel video apposito, ovvero vado a lavorare 2 maglie insieme, inserendo l'uncinetto da destra verso sinistra sotto le prime 2 barrette verticali, così. Prendo il filo sull'uncinetto, lo faccio passare attraverso entrambe le barrette e porto su un'asola sull'uncinetto. Ora, attenzione, questo è un movimento particolare. Io devo gettare il filo sopra l'uncinetto, poi lo tengo fermo con l'indice, o con un dito insomma, e vado di nuovo a inserire l'uncinetto da destra a sinistra sotto 2 barrette verticali contemporaneamente e continuo a tenere fermo il gettato che ho fatto precedentemente. Però devo prendere il filo e farlo passare attraverso sempre come fosse un punto semplice. In questo modo io creo, diciamo, un aumento fatto con il gettato particolare prima, ok? E così continuo fino alla fine. Porto il filo sull'uncinetto. Ora è lo stesso movimento che facciamo per il punto rovescio, però nel punto rovescio noi non lo teniamo fermo, cioè noi poi riportiamo il filo dietro l'uncinetto per concludere il punto, mentre in questo caso è diverso, noi lo teniamo fermo in modo che si crei un punto in più, perché altrimenti andremo a fare una serie di diminuzioni e finiremo con un lavoro che ha metà dei punti di partenza, giusto? E continuo a fare questi punti. Dunque ancora maglia e filo sull'uncinetto appoggiato sopra, lo tengo fermo e faccio questa specie di diminuzione, lavoro 2 maglie insieme e ancora. Bene, sono arrivata verso la fine della mia fase di andata. Ora, contiamo i punti. Abbiamo detto che inizialmente sono partita da una catenella di 12 punti. Quanti ne abbiamo ora? 2, 4, 6, 8, 10, me ne mancano 2 per arrivare a 12. Dunque io faccio di nuovo questo gettato particolare, lo tengo fermo col dito e vado a fare il mio punto finale o di fine riga, che come sapete viene fatto così, c'è un video apposito, comunque ve lo mostro. Prendo il filo, lo passo attraverso e porto sull'uncinetto l'ultimo punto lavorato. Ora ho 12 maglie sull'uncinetto, che era il numero che avevo inizialmente fatto, e quindi adesso vado a fare la fase di ritorno per chiudere la riga, che è quella standard. Dunque raccolgo il filo sull'uncino, lo faccio passare dapprima attraverso una sola asola per creare il bordo sinistro. Riprendo il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso 2 asole contemporaneamente.
E questo è il movimento che andremo a fare per scaricare tutti i punti dall'uncinetto finché non rimaniamo con una sola asola sull'uncinetto e abbiamo concluso la riga, che per noi è la numero 2, ed è la conclusione della prima ripetizione. Ecco qua. Nella riga numero 3 vi mostro la ripetizione numero 2, la seconda ripetizione. Dunque, noi dobbiamo tenere presente la forma dei punti che ho creato con questa prima ripetizione, no? Vedete ci sono delle specie di V qua create dalle barrette verticali, ok? Allora, io, siccome questo è un punto scaglionato, no? Per creare la trama devo scaglionare i punti, dovrò prendere in considerazione non più questi due insieme, bensì questi due. Li devo chiudere, no? Per creare la trama specifica di questo punto. Allo stesso tempo non dobbiamo perdere di vista il numero di punti che dobbiamo portare sull'uncinetto, che è 12 in questo caso. Dunque io comincio con una maglia semplice nella prima barretta verticale, che è questa, appunto per scaglionare il punto, e ora vado a fare una diminuzione, cioè vado a lavorare queste due barrette verticali insieme, però non faccio ancora il gettato, ma vado a fare una diminuzione semplice. Dunque passo con l'uncinetto sotto entrambe le due barrette verticali, prendo il filo e faccio una diminuzione semplice. Ok? A questo punto invece faccio un mio gettato particolare, lo tengo fermo e di nuovo vado a lavorare sotto le due maglie, scaglionando il disegno in qualche modo. Non so bene come spiegarvelo questo discorso, adesso lo capirete poi. Di nuovo raccolgo il filo sull'uncinetto, lo appoggio sopra, vado a individuare le due maglie sotto le quali devo andare, eccole qua, e faccio il mio movimento di nuovo. Diciamo, finché ho una coppia completa, io continuo a fare lo stesso movimento. Ora mi trovo con due maglie ancora da lavorare, ovvero la seconda gambetta di questa coppia che avevamo creato prima e il punto di fine riga. Andiamo a contare le maglie, abbiamo 2, 4, 6, 8, 9 e ancora me ne mancano. E allora io devo fare il mio gettato particolare e siamo a 10. Questa gambetta qui la vado a lavorare a punto semplice come avevo iniziato. E infine, e questa è la 11ª maglia, e infine il punto di fine riga lo vado a lavorare in maniera classica, senza più gettato. Ok? Ed ecco i miei 12 punti. E questa è la seconda ripetizione, è la fase di andata. La fase di ritorno è sempre quella standard. Ecco qua. E questo in teoria è già tutto. Una volta memorizzate queste due ripetizioni non resta altro che continuare ad alternarle per tutta la durata del progetto. Basta memorizzare quel paio di passaggi. Quindi qua io nella riga numero 4 andrei a ricominciare con la ripetizione numero 1, vi ricordate? Dunque comincio con una diminuzione semplice nelle prime due maglie, poi vado a fare il mio gettato particolare e continuo a inserire l'uncinetto lavorando due maglie insieme, che sono sempre quelle, diciamo, opposte alla coppia, quelle più esterne della coppia, diciamo. Eccole qua, sempre tenendo il filo. Eccoci qua. Qua vi ricordate, bisogna fare il punto di fine riga e farlo precedere da un gettato, tenendolo fermo. Ed ecco qua i nostri 12 punti. E vi mostro di nuovo anche la ripetizione numero 2. Vi ricordate, si parte con una maglia semplice e poi facciamo la nostra diminuzione semplice senza farla precedere dal gettato. Questo ovviamente, no? Quando iniziamo con la diminuzione semplice, lo facciamo è un trucchetto per riuscire ad avere lo stesso numero di maglie sostanzialmente, per non incastrarsi. E qui comincio con il mio gettato, eccetera, eccetera. Lo tengo fermo.
Poi una volta che, ovviamente io adesso qua ho un numero esiguo di maglie, ma questo gesto, no, di fare il gettato tenendolo fermo e poi andare a inserire l'uncinetto sotto 2 maglie e lavorarle insieme è piuttosto veloce, come vedete. Ora sono arrivata alla fine, una delle cose da memorizzare è che appunto faccio il gettato, lo tengo fermo, lavoro una sola maglia, in questo caso son sempre appunto movimenti che si fanno per raggiungere il numero giusto di maglie, e faccio un punto di fine riga standard classico e ritorno. Ecco qua. Allora, come vedete la trama forma una specie di alveare, delle cellette, no, per cui assomiglia per me molto al punto a nido d'ape, che però rimane, a mio parere, più semplice da eseguire e da memorizzare. Soprattutto è la trama stessa che ci indica a quale punto dobbiamo lavorare, mentre qui dobbiamo sempre stare attenti a memorizzare l'inizio e la fine delle ripetizioni, in modo da non perderci dei punti per la strada. Inoltre, per questa caratteristica, il punto smock rimane secondo me un po' difficile da lavorare in tondo. Però, devo vedere come si presenta, devo fare delle prove e vedere. Io personalmente, lavorando in tondo, ho sempre solo usato il punto a nido d'ape, sempre per la sua semplicità. Dunque, ora vi mostro, come fare la chiusura del lavoro. Come sapete io amo sempre fare le chiusure utilizzando lo stesso punto, di tutto il progetto. Nel caso del punto smock forse sarebbe consigliabile usare una chiusura standard, no, quindi praticamente lavorando, un punto alla volta e scaricandolo passando attraverso l'unica asola sull'uncinetto. Quindi praticamente a punto semplice, diciamo, no, quindi passando attraverso ogni punto. Se voleste usare, lo stesso punto smock, adesso torno indietro, io ci ho provato e viene carino, viene bellino lo stesso, però, bisogna fare gli stessi movimenti che si fanno per il punto smock. Quindi, in questo caso, avremo una riga numero 1 come ripetizione, e quindi io andrei sotto 2 maglie insieme, le lavoro e faccio passare attraverso. Poi raccolgo il filo sull'uncino, passo attraverso 2 maglie, le lavoro e passo attraverso sia il gettato che la maglia, vedete? Quindi sì, si può fare anche utilizzando il punto stesso, con l'accortezza di tirare un po' il gettato. Sì, tutto sommato si può fare anche così. Ecco, anzi è una chiusura molto particolare, forse anche bellina. Eccoci qua. Chiudiamo, finiamo. E qui, come al solito, facciamo il nostro punto finale anche quando chiudiamo il lavoro. Eccolo qui. Vedete? Eccolo. Dunque, spero che questo punto vi sia piaciuto e non vi facciate spaventare, diciamo, dalle ripetizioni. Alla fine son cose che si memorizzano abbastanza velocemente. Niente, questo è tutto. Io vi ringrazio perché vi state scrivendo numerosi, sono veramente tanto contenta. Lasciate pure dei commenti e chiedetemi quello che volete, se c'è un punto in particolare, una lavorazione in particolare che volete vedere, se c'è qualcosa che non avete capito. Vi invito inoltre, se volete, a dare un'occhiata al mio primo canale, che è in inglese interamente ed è tutto dedicato al tunisino e anche altre tecniche di facile comprensione, ritengo. E basta, tutto qua. Vi saluto di nuovo, grazie a tutti, bye bye!